Bentornati sul mio canale. Vi faccio vedere questa grafica perché, come promesso, andremo a fare una gonna ampia, molto facile. Dovete però seguirmi bene nei passaggi perché, come vedete, i filati sono scuri e ho paura che in video non rendano bene i punti. Comunque vi ricordo prima di tutto che qui in alto vi metterò il link per l'iscrizione al canale, così non rischiate di perdervi qualche novità. Intanto vi dico che per questo progetto ci serve un gomitolo di filato Summer nella variante nera, una rocca di fettuccia Lux nero, 3 bottoni, il metro, l'uncinetto numero 3 e per cucire i bottoni ago e filo in base a quello che avete. Io ho comunque nasola molto grande, quindi non avrò difficoltà a fare la cucitura. Per quanto riguarda il filato Summer, praticamente è un filato elasticizzato dato per i costumi. Io mi sono già portata avanti e ho fatto la striscia che mi servirà per la gonna, però dopo vi darò le indicazioni su come farla e su come lavorare questo filato, sperando che in video si veda il meglio possibile. Intanto vi dico che ha 50 grammi per 125 metri. Qui le indicazioni sono solo ai ferri, però io l'ho utilizzato col numero 3 e devo dire che viene perfetto. Per quanto riguarda la fettuccia Lux nero, ha 200 grammi e vi dico subito 80% di viscosa, 20 di fibra metallica, 200 grammi, 1060 metri, di conseguenza una resa molto alta. Sarà un punto facile, quindi come utilizzo per tutta la lunghezza, e per quanto riguarda la striscia andremo a utilizzare il punto basso. Iniziamo subito con le prime indicazioni. Allora, passiamo alle indicazioni scritte. Praticamente come misura vi serve la misura della vita, o comunque dove voi di solito appoggiate le gonne e i pantaloni. Io in questo periodo, chi mi segue sa che mi piacciono molto alte, quindi io ho preso la misura in quel punto, che è di 72 cm. La mia striscia, che è questa qui, praticamente ha 10 cm, ok? Di larghezza. Quindi questa striscia qui, la mia ne ha 10 cm. Per sviluppare questi 10 cm ho caricato 24 catenelle più una per girare, quindi 25 catenelle, ok? Se voi questa striscia la volete più piccola o ancora più ampia, dovete decidere voi quante catenelle caricare. Io l'ho utilizzato a capo unico, quindi si lavora benissimo e devo dire che è molto elastico e mi sembra anche molto resistente. Però non vi preoccupate, perché se caso mai avete difficoltà col tempo, qui si può mettere un cordoncino, che è facilissimo da fare col cotone nero, e fare magari un fiocco o qui o sul lato, così non ci sono problemi. Praticamente i bottoni li andrò a mettere sul davanti perché la striscia non si va a chiudere, ok? Ma la andremo noi a chiudere con i bottoni, in questo modo, da mettere in questo modo qui, in verticale. Allora, parliamo un attimo di questa striscia. Non ha 72 cm, perché se io la appoggio, vi dico subito più o meno quant'è. Essendo un filato elastico, tende a girarsi, ha praticamente 42 cm. Quindi voi mi direte, vabbè, i 30 dove sono? Sono nel fatto che è un filato elastico. Quindi se io adesso prendo la mia striscia e tiro, adesso ve lo faccio vedere proprio nel video, guardate quanto si allunga, praticamente supera i miei 72 cm, come vedete. Quindi io sono arrivata alla mia misura giusta. Di conseguenza ogni tanto voi dovete, mentre state lavorando questa striscia, allungarla in questo modo e prendere le misure. Lo so che magari vi sembra noioso, però siccome ci facciamo dei capi su misura per noi, dovete avere questa pazienza. Altrimenti, se non volete impazzire, semplicemente a un certo punto, quando vedete che vi passa dai fianchi, andate a fare il prossimo passaggio, che in realtà lo andremo a fare insieme. Dopodiché mettete qui in basso da dove parte la gonna, quindi praticamente qui un cordoncino. Quindi direi che è la soluzione migliore se non volete stare a impazzire a prendere le misure esatte. Intanto vi faccio vedere come lavorare questo filato, sperando che si veda in video, ma comunque vi darò le indicazioni a voce, e dopodiché andiamo insieme a fare le ultime righe, dove andremo a fare anche le asole per poter passare praticamente i bottoni. Allora, io ho già fatto il nodino, ok?
come un filato normale. L'ho girato già sul dito per mantenere la tensione, solo che in questo caso la tensione deve essere veramente minima, nel senso che non deve essere una roba così larga, ok, ma neanche una roba tipo stretta in questo modo che faccio fatica, ok, deve essere praticamente una tensione normale. Ecco, chi ha la tendenza di lavorare molto stretto cerca almeno per questa fascia di mantenere un lavoro medio, chi lavora molto largo al massimo diminuisce leggermente l'uncinetto, ok. Quindi io adesso vado a fare giusto 5 catenelle per farvi vedere come si sviluppa il lavoro della striscia in vita, ok. Dopodiché vi lascio lavorare da soli. Quindi io ne ho fatte 5 di catenelle, vado a rientrare nella quarta e faccio un punto basso in questo modo. Quindi non vado a stringere, il lavoro deve essere molto uniforme, molto come leggero, ecco, deve sembrare leggero, perché comunque sia un filato già elasticizzato. Se lo stringiamo troppo dopo diventa rigido, perché alla fine diventa rigido come tutti i filati, perché ha è elastico, ma non è tipo l'elastico che si mette in vita o comunque per i vestiti, è solo un filato elastico che in base al lavoro che si fa è ancora più elastico rispetto a un filato normale tipo in cotone o in lana. Se poi lo lasciamo troppo morbido è un po' troppo, come dire, non sta molto in piedi, ecco, quindi magari un po' esageratamente elastico a questo punto. Comunque io cerco di metterlo a fuoco sperando che si veda. Vedete, qui c'è il mio punto basso, entro con l'uncinetto e vado a fare un'altra riga di punto basso in questo modo. Lo so che il nero non è il massimo, però volevo fare una gonna molto elegante e soprattutto sia da giorno che da sera, e grazie a questi due filati è secondo me un ottimo risultato. Vedete, qui ci sono gli spazi, cerco di farlo vedere sulle dita. Io entro e lavoro dei punti bassi, quindi praticamente vado a lavorare delle righe di punti bassi. Quanti saranno i punti bassi? Come ho detto prima, dipende da voi quanto la volete ampia, ok, la fascia, quanto volete che vi fasci. Se poi non la volete affatto non ci sono problemi, fate giusto un giro per avere leggermente un po' di elasticità, dopodiché vi mettete un cordoncino. Se poi non vi bastano 10 cm come me, ma ne volete 20, dovete caricare più catenelle. Io per avere 10 cm ne ho caricato 24, se voi ne caricate per dire 50 ne avrete 20 di fascia in vita, però sono gusti. Comunque adesso io questo lo metto da parte perché avete capito che bisogna andare a lavorare righe di maglia bassa di in andata e in ritorno. Quante sono le righe dipende dalla vostra circonferenza vita, ok. Io ne ho bisogno di 72 cm, ma non in questo modo, bensì quando viene tirata, perché mi deve fasciare. Ci siamo capite? Spero di essermi spiegata, perché purtroppo il colore non rende. Se casomai, come sempre, voi mi dovete scrivere e io vi rispondo appena mi è possibile. Dopo aver lavorato la mia striscia per quanto mi servono insomma i centimetri necessari, mi ritrovo nella situazione di dover dividere questi 24 punti bassi per quanto riguarda i bottoni, ok. Io farò in questo modo: giro il lavoro e vado a lavorare 1, 2 e 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3 punti bassi, ok. Dopodiché vado a fare 1, 2 e 3 catenelle, poi conto 1, 2, 3, nel quarto punto di base vado a fare un punto basso e ne faccio altri 4, 1, 2, 3 e 4, vediamo se li ho fatti tutti, perché insomma io sul nero ho difficoltà, perché veramente ho difficoltà proprio di salute a non vedere, non è per il filato che è fantastico. 1, 2, 3 catenelle, poi vado a fare 1, 2, 3, nel quarto punto di base vado a fare un punto basso, poi ne faccio altri 3, quindi un totale di 4. Vedete? In questo modo. Poi faccio 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2, 3, nel quarto punto vado a fare un punto basso e finisco la riga.
con gli altri rimasti. Cosa succede? Praticamente questa striscia, non avendola chiusa, più il fatto che sia elasticizzata, ci dà modo di vestirci, quindi di passare, quindi la nostra gonna ci passa dal punto più ampio che sono i fianchi. A questo punto, finita la riga, faccio una catenella e giro il lavoro. Vado a lavorare un punto basso per ogni punto basso, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi praticamente mi erano rimasti 5. Avrò saltato qualcosa? No, sto scherzando. E qui dove ci troviamo praticamente, dove c'è l'asola del bottone, ecco, prima di tutto mi sono anche dimenticata di provarlo, scusatemi. Proviamo a vedere se questi bottoni ci passano. Oh sì, ci passano tranquillamente. Bene, visto che questo è risolto, quando ci ritroviamo ad avere l'asola sotto il lavoro, andiamo e rientriamo semplicemente 3 volte, 1, 2 e 3. Poi lavoriamo i punti bassi, 1, 2, 3 e 4. Vabbè, io ve l'ho fatti vedere come si fanno, che si fa, è una regola fissa per tutto il lavoro, ma parliamo anche di camicie, di cardigan, di giacche e così via. Però in base ai vostri bottoni, che sono più piccoli o più grandi, voi dovete andare a fare la misura giusta dell'asola. A me mi sono servite giusto 3 catenelle di lavoro e 3 punti bassi di base. In base quindi al vostro lavoro, alla mano e ai bottoni, andate a fare la grandezza necessaria. Ecco qui, ho finito la mia striscia. Alla fine ho deciso di fare giusto 2 righe perché dopo ho paura che magari indossandola si gira se è un po' troppo ampia. Comunque immaginatevela in questo modo, che i bottoni li andrò a cucire all'ultimo, ok? Adesso prendiamo l'uncinetto, la giriamo in questo modo, che dobbiamo utilizzare non la parte qui dove ci sono i primi punti, ma questi dove ci sono più lunghi, perché sarà in questo modo qui. Entriamo quindi qui nell'ultimo punto lavorato, in realtà, ok, in questo modo, e prendiamo la fettuccia, che a differenza del filato Summer non è elastica. Facciamo un nodino e lo tiriamo in questo modo, avvicinando leggermente i punti. Poi andiamo a fare un punto catenella, dopodiché rientriamo e qui andiamo a fare 1, 2, 3 punti bassi. Ci spostiamo nella riga successiva. Volevo farvi fare attenzione, non bisogna lavorare solo su un filo, ok? Dovete proprio entrare nella striscia, ecco, forse così si vede meglio, e prendete tutto il punto, quindi l'ultimo punto basso di ogni riga, dovete entrare proprio nel lavoro, in questo modo, perché così c'è la sicurezza che il lavoro non cede col tempo, quindi si entra proprio in mezzo, si fa 1, 2 e 3. Riprendiamo il filo, andiamo nella riga successiva, entriamo e facciamo 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Già adesso vi sembra che è sfarfalli perché c'è l'aumento, però io vi ricordo che qui è un filato elastico, quindi se tiro quasi quasi tira la fettuccia. Invece la fettuccia non è, quindi ci servono subito degli aumenti. Continuiamo così per tutto il perimetro, quindi finché arriviamo qui da questa parte. Io praticamente sono arrivata alla fine della mia striscia, sto lavorando gli ultimi punti bassi, gli ultimi 2 perché uno l'avevo già fatto. A questo punto riprendo tutto in mano e mi chiudo qui sul primo punto lavorato, lavorando un altro punto basso, così ho la certezza di avere tutto chiuso, e mi chiudo anche sul primo punto con un punto bassissimo, ok? Non vi preoccupate se vedete che non è una chiusura comunque che vi piace, perché poi prendiamo il codino e avviciniamo tutto il lavoro. Allora,
In questa riga noi siamo andati a sistemare il nostro multiplo, che sarà quello di 3, perché per tutta la lunghezza della gonna andiamo a fare il punto greni. Ok, ci tengo a dire una cosa, vedete come sfarfalla? Quindi se questa cosa vi preoccupa non dovete preoccuparvi, perché questo è un filato elastico, quindi quando noi andiamo a indossare la gonna, soprattutto nella zona più ampia che sono i fianchi, si deve allungare anche il lavoro qui con la fettuccia. Se noi avessimo fatto un punto basso per ogni riga non c'era modo di indossarla, perché praticamente ci mancava, almeno nel mio caso mi mancava quasi 30 centimetri. Invece in questo modo, vedete, si allarga il lavoro con la fascia. Adesso io prima di continuare me la provo, perché voglio avere la certezza che mi passa dai fianchi. Se casomai vedo che in qualche modo non riesco a indossarla, andrò a fare ancora qualche aumento, però ve lo dico subito. Allora, io ho indossato la striscia, che poi c'è solo questo punto basso che la tiene insieme, mi veste benissimo, quindi proseguo con il mio lavoro. Allora, praticamente finora noi abbiamo fatto 3 punti bassi per ogni riga di lavoro. Sapete che non sono brava a disegnare, ma almeno rende l'idea. Quindi a me mi serve il multiplo di 3 per il punto greni, facendo in questo modo ce l'ho già, senza stare a impazzire a contare i punti e le righe. Di conseguenza a questo punto non devo fare altro che riprendere in mano il lavoro, in questo modo. Vi ricordo una cosa, i bottoni per quanto riguarda noi donne ce li abbiamo cuciti sulla parte destra, di conseguenza le asole devono rimanere sulla parte sinistra, ok? Ci tengo a dirlo giusto per questo motivo qui, però alla fine insomma ormai possiamo indossare quello che vogliamo. Ok, a questo punto cosa andiamo a fare? Andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle, carichiamo l'uncinetto sempre allo stesso punto, quindi alla base di queste 3 catenelle entriamo e facciamo altre 2 maglie alte, in questo modo. Poi carichiamo l'uncinetto, contiamo 1, 2, quindi 2 punti di base, nel terzo entriamo e facciamo un altro punto greni formato quindi da 3 maglie alte, in questo modo. Carichiamo l'uncinetto senza catenelle, senza nulla, contiamo 1 e 2, quindi 1 e 2. Nel terzo punto di base andiamo a fare un altro punto greni, quindi in questo momento non facciamo altro che lavorare i punti bassi lavorati in precedenza senza fare degli aumenti. Perché questo? Perché finita questa riga dobbiamo andare a contare i punti greni, che ci servirà come numero finale avere il multiplo di 6, poi vi dico anche il perché. Quindi in questa riga lavoriamo i punti così come si trovano, facendo la variante col punto greni. Dopodiché andiamo a aggiustare il numero dei motivi che siano multiplo di 6 e vi faccio vedere come si fa. Intanto finisco tutta la riga e ci ritroviamo che devo praticamente chiudermi su questo punto che è il primo. Allora, io mi ritrovo nella situazione di dover chiudere i punti greni, solo che sono andata a fare i conteggi di quanti motivi, cioè praticamente ho contato quanti motivi ne ho e io ne ho 131. 131 diviso 6 mi dà 21,8, quindi non è un multiplo di 6 131, però se io se io prendo il numero più vicino a 21,8 che è 22, 22 per 6 mi dà 132. Quindi cosa succede? Prima di chiudere quindi la riga con 131 motivi, che faccio? Carico l'uncinetto e qui mi sono rimasti proprio 2 catenelle di base, quindi avrei dovuto chiudermi qui subito. Cosa faccio? Invece di chiudermi vado a lavorare un altro motivo greni. Quindi questo è il mio aumento. A me mi è bastato un aumento per arrivare ad avere il multiplo di 6. Se a voi non vi basta un motivo ma ne servono 2 o 3, fate tutti quelli necessari. Quindi a questo punto mi ritrovo 1, 2 e 3 e mi chiudo con una maglia bassissima. Lascio un attimo da parte il lavoro, prendo gli appunti in mano per farvi vedere cosa andremo a fare con questi marcapunti. Io mi ritrovo in questa situazione, questa diciamo è la mia gonna, quindi il mio cerchio, ok, e ho 132 motivi, quindi
vado a fare 6 aumenti per riga usando i marcapunti. Dopodiché, se riuscite ad occhio a individuare gli aumenti, potete anche omettere i marcapunti. Cosa faccio? Questo è il mio davanti, ok, questo è il dietro. Andrò a fare un aumento, uno qui, uno sui lati, e siamo a 4, uno da quest'altra parte. Quindi, siccome il mio lavoro sarà esagonale, a un certo punto sarà tipo in questo modo qua. Adesso io non sono brava a disegnare, però comunque dovete capire che qui dove ci sono praticamente gli aumenti ci saranno degli angoli, in questo modo, ok? Perché insomma noi andiamo a fare tante righe e ogni riga aumentiamo di 6 punti. Di conseguenza la nostra gonna avrà delle punte leggere. Mi scuso per il mio disegno, vi chiedo pietà, scusatemi, però cerco di farvi vedere l'idea com'è. Ormai lo sapete che non sono brava, quindi noi andremo a utilizzare dei marcapunti in questo modo. Allora, io mi ritrovo proprio sul davanti, qui dove ci saranno i 3 bottoni, giusto? 1, 2, 3. Qui, per andare a fare il primo aumento proprio sulla gamba, devo lavorare 11 motivi, quindi sono 11, dopodiché ne vado a saltare 22 e 22. Non vi preoccupate che poi adesso lo andremo a fare insieme. Comunque più o meno la grafica è questa, in base ai vostri motivi, che li potete trovare solo facendo praticamente la striscia elastica. È solo così che capite quanti motivi ne dovrete avere e quanti invece no, perché in base a quelle righe riuscite a capire quanti sono i punti greni, perché lavorate 3 punti bassi per ogni riga. Va bene? Riprendiamo in mano il lavoro. Io mi ritrovo in questo momento sul davanti, è molto facile da individuare perché c'è la mia strisciolina elastica che non è chiusa, quindi mancano i bottoni, che poi se volete omettere i bottoni o metterli giusto per averli, basta fare la cucitura e li attaccate come decorazione. Comunque, venendo a noi, a questo punto io mi sono chiusa qui con la maglia bassissima, però devo arrivare nel primo spazio disponibile, che è questo. Quindi a questo punto cammino con delle maglie basse per 1 e 2 maglie bassissime, scusate. Entro qui nello spazio e vado a fare 1, 2 e 3. Carico l'uncinetto, rientro e vado a lavorare le mie 2 maglie alte. Praticamente ho fatto il mio primo punto greni, quindi 1, poi mi sposto nel prossimo spazio e vado a fare il secondo punto greni, 2 e così via. A questo punto ci facilitiamo tutto il lavoro, perché noi andiamo a lavorare negli spazi creati tra i punti greni. Di conseguenza, pur non avendo una vista buona, perché non ce l'ho, quindi questo lo sapete già, è facile individuare i spazi dove andare a lavorare perché tra i punti greni, quindi va benissimo. Insomma, iniziamo a rilassarci, ecco, lo ammetto, perché adesso non bisogna stare a prestare tanta attenzione, a parte questo giro dove andremo a mettere i marcapunti, quindi ci sono un po' di cose da contare. Dopodiché lavoriamo gli aumenti ogni volta che incontriamo i marcapunti. A questo punto io vado a fare 11 punti greni e ci ritroviamo. Mi ritrovo in questa situazione di aver lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 punti greni. Arrivati qui io ho metà di 22, ok, perché io voglio comunque fare l'aumento sulla gamba, ma questa è una questione mia di gusti, ma potete fare l'aumento dove volete nella gonna. Qui cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una catenella, che sarà sempre da fare negli aumenti, carichiamo l'uncinetto e sempre nello stesso punto, quindi nello stesso spazio, vado a fare un altro motivo greni, quindi 3 maglie alte. Praticamente questo è il mio aumento, che in realtà è il primo di questa riga, ne avrò altri 5, vedete? Prendo un marcapunti e lo metto proprio qui nello spazio dove ho fatto la catenella.
Se una catenella vi sembra poca, nel senso vedete che il lavoro tende a essere molto stretto nel prossimo giro, fatene 2, non ci sono problemi. Tanto questa gonna deve essere ampia, leggera, quindi non vi preoccupate se vi sembra di aumentare troppo, perché deve essere veramente ampia. A questo punto, lasciando questi motivi da parte, iniziando col prossimo spazio, andiamo a fare 22 motivi greni. Quindi io adesso continuo il mio lavoro per 22 motivi e ci ritroviamo. Mi ritrovo qui dove ho lavorato il motivo 22. Cosa succede? Anche in questo caso faccio una catenella, carico l'uncinetto, vado sempre nello stesso spazio dove ho lavorato il motivo 22 e ne faccio altre 3 maglie alte, di conseguenza un altro punto greni, quindi un aumento. Vedete? Marchiamo anche questo in questo modo. Quindi mi sposto nel spazio successivo e faccio altri 22 punti greni. Quando arrivo a lavorare il punto 22 faccio il mio aumento, quindi catenella e un altro punto greni. Questo, quindi io andrò a farlo per tutta la riga. Prima di andare a concluderla vi faccio vedere gli ultimi 11. Mi ritrovo qui dove devo fare l'ultimo aumento di questa riga. Finito di fare questo aumento, praticamente non ci sono più conti da fare, non c'è più tanto bisogno di tenere l'attenzione sul lavoro, perché noi nelle righe successive andremo insomma a fare gli aumenti dove ci sono i marcapunti. Adesso io finisco qui questo tratto di 11 punti greni, mi vado a chiudere qui sul primo punto lavorato, dopodiché vi faccio vedere la forma che ha preso la mia gonna. Io ho concluso la prima riga chiudendomi qui con una maglia bassissima. Vi volevo far vedere, scusate, un pelo di bosco, e come la mia gonnellina. Ho messo qui i marcapunti per tenerlo insieme, perché non si muove tanto, perché è un filato elastico, che poi i bottoni saranno gli ultimi che andrò a cucire. Come vedete è così che sfarfalla e va benissimo. Immaginatevi che quando questa sarà indossata, proviamo con la parte dietro, quindi ci segue, vedete? Perché la fascia mi stringe in vita, alla fine mi stringe leggermente, vedete come viene molto sfarfallato, molto bello, e aumenterà ogni riga. Adesso io vi faccio vedere come iniziare la riga di nuovo. Tolgo questo marcapunti che era giusto per farvi vedere come stava chiusa, non mi serve, e vi consiglio, se avete la pazienza, ecco, mi si è aperto il lavoro, vi consiglio di mantenere i marcapunti per tutto il lavoro, ok? Perché così avete insomma la certezza di non sbagliare e di fare gli aumenti sempre nel posto giusto. Allora io devo andare a lavorare nel prossimo spazio, che è sopra il punto greni sotto, quindi per arrivare lì cosa faccio? Cammino con delle maglie bassissime, quindi 1, 2, qui entro nello spazio e faccio il mio punto basso e 2 catenelle, anzi ne faccio 3, che così è più allungata. Carico l'uncinetto e faccio altre 2 maglie alte. Quindi questo è il mio punto greni, il primo di questa riga. Carico l'uncinetto, mi sposto al prossimo, quindi non ho difficoltà a vedere i punti pur avendo un filato scuro, cioè un filato nero. Mi raccomando, cercate di lavorare molto largo, perché il lurex dentro resterà praticamente più liscio, di conseguenza sarà anche più bello, più brillante, e poi non c'è neanche il rischio che punga, perché di solito un filato con il lurex punge quando è lavorato molto stretto, perché si formano, come dire, come quando viene piegato il lurex e si tende ad avere fastidio. In questo modo non si ha, ok? Allora è molto facile, quindi noi andiamo a lavorare tutti i nostri punti greni negli spazi tra i punti. Io andrò avanti a lavorare fino alla lunghezza che ancora non ho deciso, se è sopra il ginocchio, sotto il ginocchio, non ho veramente deciso. Effettivamente questo filato è molto leggero,
è una nuvola, e lo stiamo lavorando col 3, quindi ha anche una buona resa perché ci sono più di 1000 metri di filo, quindi tanta. Adesso io sto cercando di arrivare al primo aumento per farvi vedere come si fa, dopodiché vi lascio fare il lavoro da sole, facendo attenzione a fare gli aumenti ogni volta che incontrate il marcapunti. In che modo? Adesso ve lo faccio vedere subito. Ok, allora tolgo il mio marcapunti che no, per un attimo, che dopo lo rimettiamo, e arrivati qui carico l'uncinetto, vado a fare 3 maglie alte, scusate perché sto cercando di lavorare molto largo, ogni tanto mi impiglio, una catenella, e sempre nello stesso spazio vado a fare altre 3 maglie alte. Se avete difficoltà potete fare anche 2 catenelle, sarà un po' più aperto il punto, ok? Ecco, questo è il mio secondo, il primo aumento di questa riga, secondo per quanto riguarda aumento di riga, perché questa è la prima riga con aumenti, questa è la seconda riga con aumenti. Rimetto il marcapunti qua e continuo, quindi continuo il mio lavoro punto su punto, lavorando i punti greni fino al prossimo aumento. Io sono andata avanti col mio lavoro, però vi faccio notare una cosa molto importante, che i miei marcapunti sono molto vicino, vedete sono questi qui, sono molto vicino alla striscia iniziale fatta con il filato elastico. Questo perché? Ve lo spiego subito. Intanto la piego e iniziamo quindi dalla parte iniziale. Prima di tutto io ho aggiunto questi bottoni molto classici, sono ricoperti con delle strisce di ecopelle neri, però immaginateli colorati, o se magari fate anche un top sopra sarebbe molto bello per una gonna così, magari usate gli stessi colori anche per i bottoni, oppure se li mettete molto classici, quindi dorati oppure argento, veramente sarebbe una cosa eccezionale. Allora, torniamo ai nostri marcapunti. Ci siamo lasciati che vi dicevo di aumentare ogni volta che voi incontrate i marcapunti, ed è quello che ho fatto, però io l'ho fatto solo per 5 righe, vedete, ho lavorato, quindi noi ci siamo lasciati praticamente, dai vi faccio vedere dove ci siamo lasciati qui, quindi 1, 2, nella seconda riga dovevo continuare a fare la seconda riga, e invece io ho continuato per altre 3 righe a fare gli aumenti ogni volta che ho incontrato i marcapunti. Dalla sesta riga rispetto a quella iniziale con gli aumenti ho smesso di aumentare, semplicemente sono andata a lavorare un punto greni in quel spazio invece di continuare ad aumentare. Questo perché mi sono resa conto che la gonna iniziava a prendere delle misure molto importanti, vedete, ho più di 50 centimetri tra un marcapunti e l'altro. Io avendo un esagono praticamente mi succede che avendo 6 lati uguali ho 6 per 50 e ho più di 3 metri di larghezza, quindi una gonna veramente ampia e importante. Infatti quando io l'ho progettata pensavo che una rocca mi bastasse, effettivamente sono arrivata poco sopra metà del lavoro e mi sono resa conto che essendo così larga non bastava come filato, e infatti ne ho presa un'altra rocca e ho finito la mia gonna. Adesso la lunghezza della gonna mi arriva poco sopra il ginocchio, quindi anche una rocca e mezza va bene se la volete più corta. Vi voglio far notare anche un'altra cosa, vedete qui c'è il mio marcapunti, uno è qui e uno è qui, adesso ve la faccio notare, che non ci sono più gli angoli, ok? Insomma, questi angoli che si andavano a creare dove c'erano gli aumenti, mano a mano che io ho continuato il lavoro, sono spariti, vedete? Poi che dire di questa bellezza del filato, è veramente magnifico questo filato. Poi c'è anche un'altra novità, perché oltre al nero con l'urex nero c'è quindi il crema con l'urex oro che l'abbiamo visto nella recensione, adesso c'è anche la versione lila con il lurex lila, quindi il lila quest'anno, il verde, il lila, il giallo, il grigio ghiaccio vanno veramente tanto, e tutti gli altri colori forti. Allora, se voi avete più o meno le mie stesse misure, con 5 righe di lavoro vi basta per avere praticamente, scusate, vi basta per avere questo volume, ok? Se poi
avete una taglia più forte rispetto alla mia, già qui quando andate a riprendere sopra avete sicuramente più centimetri rispetto ai miei, ok? Quindi sta a voi decidere quanto la volete larga. Vi posso assicurare che continuando sempre, ok? Cioè nel senso, io compravo altre 2 rocche e andavo a farla fino giù alla caviglia, non c'era più bisogno di aumentare perché le misure sono importanti, quindi non si rischiava di chiuderla, ma scendeva veramente dritta, soprattutto grazie al filato perché ha l'80% di viscosa. Quindi a me non mi resta che indossarla e farvela vedere meglio, perché nella foto, nei video non rendono la bellezza di questo modello, e soprattutto io dopo sono curiosa di leggere i vostri commenti. Adesso cambio inquadratura e vado a vestirla e ve la faccio vedere indossata. La sto indossando in questo momento perché credo che sia il modo migliore per farvela capire. Dalle foto non si capisce molto bene quanto è bella, quanto è elegante e anche bella da sofisticata in qualche modo da indossare. Guardatela. Adesso mi avvicino un attimo, vedete i bottoni, io ce li ho proprio sul davanti. Io li ho messi neri in ecopelle, però li vedo benissimo se fossero dorati o argento. Molto chic, avrebbero molto più carattere, ecco. Adesso io mi muovo un attimo sperando che con la luce esterna si riesca a vedere l'urex, ma non credo. In questo momento io la sto indossando con una sottoveste, però se avete un intimo che vi copre un po' di più non c'è necessità della sottoveste, perché comunque avendo un volume così ampio copre il necessario, soprattutto se magari una serata d'estate. Addirittura questa gonna io la vedo bene anche nel periodo invernale, con delle calze magari sotto, è bellissima, con delle belle scarpe, dei stivali alti eccetera, è veramente un'eleganza assoluta. Vi faccio notare che se io non avessi usato la viscosa, che comunque tende a tirare in qualche modo, però non è assolutamente pesante, praticamente pesa poco più di 400 grammi, vedete che segue le mie forme. Pur avendo il volume che noi abbiamo messo, non mi ingrossa, nel senso non sta in questo modo, ok? Cioè non sta così, vedete, segue le mie forme. Adesso io nell'inquadratura non ci entro, però provo a farvela vedere quanto è ampia. Guardate, sono ben 3 metri di lavoro, quindi è veramente molto ampia. Se mi muovo, vedete come fa la rotta, è veramente molto molto bella. Io speravo insomma che fosse bella, non me l'aspettavo in questo modo, nel senso quando l'ho progettata la volevo in questo modo, ma non me l'aspettavo, infatti mi ha sorpreso. Ne è valsa la pena utilizzare 2 rocche perché troppo corta non mi piaceva, quindi adesso mi è arrivata poco sopra il ginocchio, quindi credo che sia un'altezza giusta per me. Se una signora poco più grande di me la vuole sotto il ginocchio, gli consiglio di prendere 3 di rocche, ma comunque avrebbe già una gonna molto più importante, molto più elegante, perché insomma ha una certa eleganza la gonna sotto il ginocchio. Come sempre io spero che il mio progetto vi piaccia, aspetto di vedere i vostri commenti, spero tanto che insomma riuscite a vederle, a capire il modello in sé. Qui ci sono ancora i marcapunti che ho utilizzato per gli aumenti, quindi mi ripeto, quando sono arrivata ad avere tra un marcapunti e un altro 50 cm di ampiezza, vedete che è molto ampio, mi sono fermata e sono andata dritto e non c'è stato più bisogno di aumentare. Addirittura con un modello così, se andate fin giù fino alla caviglia, non c'è bisogno di aumentare perché comunque resterà molto molto larga, ok? Quindi io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, faccio ancora un po' di movimento per farvela vedere, no, sto scherzando, e spero tanto che vi sia utile come modello, come progetto, come indicazioni, e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Vi mando un grosso abbraccio, alla prossima!